Analisi del fondo. Vediamo in questo video le 3 principali analisi che uno dovrebbe fare, un pescatore, quando va a fare il rilievo del fondo. Come abbiamo visto, ci sono 2 metodi, 2 modi fondamentali nell'andare a settare la nostra macchina, il nostro ecoscandaglio. Uno riguarda cercare i pesci, i target, e l'altro riguarda invece il fondale, come è fatto il fondo, le strutture, se c'è vita, se non c'è vita. Ci sono 3 argomenti su cui bisogna focalizzarsi. Uno è sicuramente la sezione, cioè l'orografia del fondo. Se ci troviamo su un fondo piatto, scosceso, se ci sono dei relitti o le rocce singole separate, buche, crepacci. Secondo è sicuramente andare a vedere se c'è o non c'è la vita. 3, anche sicuramente importante, è capire se questo fondo è un fondo molle, cioè fango, oppure sabbia, ghiaia, oppure direttamente roccia. Vi anticipo già, faccio uno spoiler, che non si capisce dal colore che noi andiamo a impostare sulla nostra macchina, perché il colore varia ogni volta che noi andremo a cambiare il gain. Quindi se abbiamo anche un colore rosso forte, abbassando un po' il gain, questo diventerà un rosso meno forte e quindi ci aiuterà poco. Ma vediamo adesso durante questo video quali sono i settaggi, le cose fondamentali, le cose più importanti che andiamo a fare per vedere bene e capire come è fatto il fondo dove noi andiamo a pescare. La prima cosa, l'orografia. Quando noi navighiamo con la nostra barca, con l'ecoscandaglio, la prima cosa che dobbiamo andare a valutare è l'orografia del fondo, cioè effettivamente come è strutturato il fondo. Questa che vedete è un'immagine classica, è la rappresentazione grafica del nostro ecoscandaglio. Come è composta? Abbiamo questa banda rossa, una parte sopra che riguarda tutta la colonna d'acqua che viene attraversata dalle nostre onde ultrasoniche e la parte rossa che è una parte più evidente qua vicino diciamo al fondo e che degrada sempre con i colori sempre più chiari fino a diventare di nuovo azzurro chiaro blu come il fondo della nostra colorazione dell'ecoscandaglio. Analizziamo un po' meglio questa banda rossa, com'è gestita dal nostro ecoscandaglio. La parte rossa più forte è quella più vicina al nostro trasduttore, è quella che è semplicemente la parte della roccia che sta più vicino al nostro trasduttore, che non vuol dire che deve essere per forza la parte che sta esattamente sotto la barca, potrebbe essere anche una roccia a lato, vedremo dopo. Comunque noi stiamo vedendo il punto più vicino al trasduttore. Tutta la parte che vedete sotto, che vi sto indicando in questo momento, è la parte invece che viene sempre illuminata dal nostro trasduttore, che riguarda la parte laterale del nostro cono, che normalmente su un fondo piatto è sempre più lontana rispetto al nostro trasduttore. Per questo aumenta sulla scala la misura dei metri. Adesso sto utilizzando una palette colori particolare che ha un settaggio di clutter, cioè di intensità colore, si può chiamare così, fatto in un certo modo per rappresentare nel miglior modo proprio il fondo, mentre i target rimangono un po' più nascosti. Ma a me va bene perché in questo momento sto cercando di fare l'analisi del fondo. Quindi se il vostro strumento lo permette, cercate una palette colori che metta in risalto le diverse tonalità di rosso, perché questo non ci aiuterà per capire quanto duro è il fondo, ma sicuramente potrà essere d'aiuto per capire se ci sono rocce o altre parti vicino a noi. Andiamo avanti così capirete ancora meglio. Facciamo finta di fare un'analisi di questo punto. Vi ricordo, ma se avete visto gli altri video dovreste ormai già saperlo a memoria, quello che vediamo sul nostro ecoscandaglio è solo la memoria di quello che è stato nel punto base 0. Qui il tempo è 0, quindi è quello che sta vedendo il nostro ecoscandaglio in quel momento, quando stiamo passando con la barca. Tutto quello che sta a sinistra è la memoria di quello che è passato, quindi. 30 secondi fa, 40 secondi fa, in questo punto io cosa vedevo? Cosa ha visto, anzi, l'ecoscandaglio? Ha visto un punto più alto,
un altro punto a metà, diciamo, e dopo la fine di tutto il nostro ecogramma. Come abbiamo detto prima, questo è sicuramente il punto più vicino al trasduttore. Questo è un altro fondo, è un secondo fondo che riesce a battere bene perché c'è una riflessione molto forte, e tutto quello che sta sotto, questo qui, è semplicemente la rappresentazione grafica del cono d'ombra sul fondo secondario, quello più basso, mettiamola così. Come vedete, se io dovessi valutare l'altezza di questa banda rossa, in questo momento ha aumentato tanto di spessore, perché la nostra sonda sta illuminando sia una parte alta che una parte bassa. Quindi il delta tra la misura più bassa e la misura più alta è sicuramente aumentato. Se noi stessimo su un fondo inclinato, lo spessore di questa banda rossa sarebbe comunque molto elevato, perché il punto che sta più vicino al fondo inclinato è piccolo, il punto più lontano è molto aperto, quindi molto lontano dal trasduttore. Questo si traduce in una banda rossa molto più ampia. Ma è questo punto allora centrale? Questo è chiamiamolo secondo fondo, che si trova esattamente, leggendo la scala, dai 32. Se andiamo a leggere qui, siamo a 33 metri, qui siamo a 36. Questo vuol dire che qui c'è un gradino sott'acqua di 3 metri, che se noi andiamo a vedere con un altro strumento, per esempio questo, potrebbe essere rappresentato in questo modo. Questa non è l'immagine della schermata che abbiamo visto prima, perché quella non ce l'ho. Però vi posso assicurare che la rappresentazione grafica sarebbe molto simile. Questa immagine che state vedendo adesso non è semplicemente altro che la sezione del fondo, che viene fatta con il DFF 3D, che è un black box della Furuno, che è composto da 40 trasduttori con un'apertura di appena 3 gradi, e quindi riesce a misurare il fondo in 40 punti diversi. E lui mi mostra esattamente come è fatto il fondo. Questa macchia che vedete qua in realtà sono pesci, ovviamente, non è roccia, ma questo è il fondo. Questo è il lato sinistro della barca, questo qui è il lato destro. A 0 siamo esattamente sotto la barca. Quando sto in una posizione di questo tipo, ve la mostro di nuovo, il mio ecoscandaglio mi mostra una cosa fatta così. È chiaro che in questo momento io con la barca qui mi sto muovendo da una profondità alta, sono salito sopra il gradino e sto continuando a procedere su una profondità più bassa. Quindi la sezione che vediamo qui è solo di quel momento. Questa immagine corrisponde a questo punto tratteggiato. Se io avessi guardato il DFF 3D dopo, mi sarei ritrovato qui e magari lui non avrebbe visto il secondo fondo perché ero già sopra il gradino, oppure se l'avessi guardato prima sarei stato qui e non avrei visto comunque il gradino perché non c'ero ancora arrivato. Queste differenze di tonalità mi permettono di anticipare l'ecoscandaglio, cioè sono in grado già quando vedo una cosa così di capire che sto arrivando su un qualcosa che sta entrando nel cono, quindi più avanti della barca. Sto entrando e presto il fondo salirà, proprio perché ho questi segni che vedete qua, abbastanza ben evidenti. Per avere questo effetto bisogna usare chiaramente il cono largo, quindi una frequenza bassa. La frequenza, se il vostro traduttore è una doppia frequenza, 50 e 200 kHz per esempio, devo tenerlo a 50 kHz, sicuramente. La seconda cosa, il secondo aspetto che noi dobbiamo valutare quando andiamo a vedere l'immagine del nostro ecoscandaglio e del nostro fondo è sicuramente capire se sopra il fondo c'è effettivamente della vita. Qui ho utilizzato un'altra palette colori, ma questo si riesce a capire e intuire benissimo anche con la palette colori classica, quella rosso, giallo, arancio, comune in tutti gli ecoscandagli. Se mi ritrovo in una situazione con tutte queste, chiamiamole montagnette piccole,
mangianze, qualche target un pochettino più importante. Considerate sempre la profondità. Qua siamo a 16 metri di profondità. Questi sono pesciotti da 100 grammi, 150 grammi, 200 grammi al massimo. Sono pesci molto piccoli. Comunque tutto questo mi fa capire che il fondo non è morto, è vivo, c'è vita e sicuramente quella è una zona dove insistere per fare la traina, per andare a cercare pesci predatori, per andare a cercare l'esca viva, i calamari. Dobbiamo fare questo tipo di analisi soprattutto per riuscire a distinguere le zone morte, chiamiamole così, con le zone invece vive, dove c'è tanta più vita. Sarà successo tante volte anche a voi di stare sopra un fondo piatto e magari non vedere proprio nulla. È inutile andare a trainare in una situazione come quella, perché sarà veramente difficilissimo riuscire a pescare qualcosa. Dovete cercare sempre il fondo che abbia una struttura simile a questa, possibilmente più profondo, 20, 30, 40, 50 metri, ma comunque con tante forme di vita. Questo ci permetterà, diciamo, di ottimizzare la pesca, di avere molte più possibilità. Quindi sicuramente è importante l'orografia del fondo, come è strutturato, se ci sono crepacci, se ci sono gradini, che sono anche molto importanti, ma è molto importante anche capire, anche se il fondo è perfettamente piatto, se troviamo della vita. Mi raccomando, fate sempre lo shift, che vuol dire mettere in evidenza la parte più vicina al fondo, che deve essere massimo 4, 6 metri, 8 metri, se stiamo facendo questo tipo di analisi. Se lo tenete a 20 metri, è troppo. Le cose piccole, le cose da 20 cm, 15-20 cm spariscono. Quindi dovete tenere lo shift o lo zoom, se il vostro strumento non ha lo shift, tenendo in evidenza tutta la zona che sta vicino al fondo. Ci sono sugli strumenti più evoluti diverse palette colori. Le palette colori servono proprio per mettere in evidenza una cosa o l'altra. Vi faccio l'esempio, questo è un Furuno TZT3, è il mio strumento, la differenza sostanziale tra due palette colori diverse. Qui abbiamo una palette colori classica, dove si mettono in evidenza soprattutto i pesci, perché tutta la parte, diciamo, di risposta forte del gain viene colorata tutta di verde. C'è un video che trovate sul canale dove io spiego esattamente come funziona il clutter e come va a agire sulla nostra regolazione del gain. È importante che lo vediate perché così capite perché un certo pixel viene disegnato di un colore rispetto all'altro. E qui si vede bene. Cambiando le impostazioni del clutter in automatico della macchina, quando io cambio la palette colori, ho qui una situazione in cui metto in risalto i target e subito dopo una situazione dove vado a mettere in risalto le strutture del fondo. Infatti il fondo viene rappresentato con tanti colori, quindi ho più possibilità di analisi. È importante capire questo, perché mi permette di anticipare le cose quando sono in pesca e sono anche in grado di trovare relitti che non siano proprio vicini sotto la barca. Questo è un altro esempio che arriva a puntino, ma proprio perché l'ho scelto, che utilizzando l'ultima palette colori mi mette in risalto il numero di rocce che sono presenti all'interno del cono di illuminazione del mio ecoscandaglio. Come vedete si riescono a vedere benissimo, cioè si vedono le rocce che sono separate. In questo momento non sto usando né lo zoom né il shift, anche perché queste rocce sono di grandi dimensioni e quindi si riescono a vedere comunque, ma queste sono rocce singole e con questa palette colori, che è la Solar nel caso di Furuno, mi vengono messe assolutamente in evidenza. Ovviamente quando si fa l'analisi del fondo si può scegliere una frequenza, anzi si deve scegliere una frequenza rispetto all'altra. Questo è l'esempio in cui utilizzavo lo strumento a doppia frequenza, cosa che io faccio raramente. Questo che vedete in mezzo è un relitto. Qui vedete la differenza di rappresentazione tra una bassa frequenza e un'alta frequenza. L'altezza ovviamente del relitto sarà uguale per tutte e due le frequenze, ma il cono del nostro trasduttore, che è diverso tra la bassa e l'alta frequenza, mi rappresenterà il relitto o più largo o più stretto. E come vedete già ad occhio, stiamo parlando di quasi il doppio. Quindi se io voglio avere molta precisione
nel vedere l'inizio e la fine del relitto, per sapere esattamente dove andare a calare, dove fare la tecnica verticale stando vicino al relitto ma non andandoci sopra, dovrò sicuramente utilizzare un'alta frequenza, dove ho molto meno errore. Se devo fare l'analisi del fondo, allora utilizzerò la bassa, perché come vedete illumino molto di più del fondo. Anche i target si vedono in un modo diverso, ma io in questo momento non vorrei soffermarmi sui target. Vorrei che rimaniamo concentrati sul discorso della visualizzazione del fondo. Qui vedete esattamente il stesso fondo, perché questa è una doppia frequenza, quindi quello che vede la bassa frequenza la vede anche l'alta frequenza. Però vedete la differenza di spessore, che non è data dal fatto che le basse frequenze penetrano di più in profondità e le alte meno. È semplicemente l'area che viene illuminata dal nostro trasduttore che è diversa. Qui è un'area più piccola, più stretta, quindi la differenza di distanza del trasduttore al fondo è minore. Qui ho una superficie, un'area più grande, quindi la differenza di distanza è maggiore e avrò un fondo più spesso. Considerate che qui il fondo è in ghiaia, è un ghiaione fondamentalmente piatto. Quindi, come potete vedere, risulta perfettamente piatto, però il cono in un caso è molto più ampio rispetto all'altro. Questa parte che vedete vicino al fondo, questa è proprio la vita che si trova vicino a questo relitto. Questo è un fondo abbastanza vivo, non è un fondo morto. E se la valuta molto bene proprio con la bassa frequenza piuttosto che con la alta. Qui utilizzo l'altra palette colori, dove metto in risalto i pesci rispetto alla struttura del fondo e il fondo stesso. Come vedete qui ho perso molto dettaglio sul fondo. In questo momento qui non c'era tanto pesce, quindi non ci sono archi, ma non è importante questo. In questo momento non sto, torno a ripetere, valutando il pesce. Vi faccio vedere solo la differenza tra il fondale fatto con un certo tipo di palette colori rispetto a un altro. Un'altra cosa che mi chiedete spessissimo è come capire di cosa è fatto il fondo. Eccolo qua, la durezza del fondo. C'è una tecnica, non tutti gli strumenti hanno un'analisi del fondo che funzioni anche abbastanza bene. La prima cosa che dovete ricordarvi è che lo strumento non vi dirà di cosa è fatto il fondo nel punto preciso in cui siete con la barca, ma lui vi potrà dire di cosa è fatto il fondo per quello che riguarda tutta la superficie illuminata dal nostro trasduttore. Quindi, se il nostro trasduttore ha un cono più largo, illuminerà una zona più ampia. Se ha un cono più stretto, illuminerà una zona più piccola. Questo tipo di analisi di solito se lo fa sempre con la bassa frequenza, però si riesce a fare anche con l'alta, se la sonda funziona abbastanza bene e se abbiamo abbastanza sufficiente potenza. Adesso vedremo perché. Come fare a capire di cosa è fatto il fondo, se è duro o non è duro? Abbiamo visto prima che non riguarda il colore della banda, assolutamente, neanche lo spessore della banda. E allora come si fa? Beh, c'è un trucco. Il sistema più semplice per capire se il fondo è duro oppure no è quello di mettere la scala in manuale, allargare la scala fino a 3-4 volte rispetto alla profondità a cui noi siamo. Nell'esempio qui siamo a 10 metri. Benissimo, portiamo la scala fino a 40. A questo punto compariranno sul nostro schermo 3 fondi, sempre che il nostro strumento sia abbastanza potente, che sono determinati praticamente dal riflesso delle onde sonore sulla superficie del mare. Un'altra cosa, questo tipo di analisi si può fare col mare calmo. Se il mare è molto mosso, purtroppo non si riesce a farla perché la riflessione avviene male in superficie. Linea di principio come funziona? Io parto con un'onda sul trasduttore, questo viene riflessa dal fondo, ritorna in superficie, viene riflessa di nuovo verso il fondo e torna su. Su strumenti abbastanza potenti riusciamo a fare fino a 3 fondi. 4 molto difficile, 3 si riesce, 2 riesce a fare praticamente tutti. Usiamo comunque la bassa frequenza. Quindi mettiamo la scala in manuale, aumentiamo la scala fino a raggiungere 3-4 volte la profondità a cui noi ci troviamo. A questo punto vedremo queste 3 linee.
cercheremo di aumentare il gain per metterle abbastanza in evidenza, senza sporcare troppo la colonna d'acqua superiore, che è questa qui. Aumentando il gain vedrete che prima compare la seconda e dopo comparirà anche la terza, sempre più leggere. Benissimo, a questo punto noi abbiamo tarato lo strumento per cosa? Per il terreno che troviamo sotto la nostra barca in questo momento. Avanzando con la barca, cioè muovendoci, noi potremo trovare o il fondo che diventa più duro o più soffice. E quindi ci troveremo in una situazione così. Senza toccare il gain, che deve essere anche questo in manuale ovviamente, e senza toccare la scala, a un certo punto sparirà il nostro terzo fondo, sparirà anche il secondo, dopo ricomparirà il secondo e il terzo. In linea di principio perché? Perché a seconda di quanto è duro o meno duro il fondo, lo strumento ci aggiungerà una linea di fondo o ce la toglierà, perché i fondi soffici vanno a cancellare l'eco di ritorno, lo assorbono, senza toccare il gain, torno a ripeterlo, mentre i fondi meno soffici cominciano a fare una riflessione. Il fondo veramente duro, roccia, allora quello fa benissimo tutte e tre le riflessioni. Quindi, fondo molle vuol dire fango o sabbia, avremo solo il nostro fondo e sotto sarà sparito tutto. Se abbiamo due fondi, vuol dire che abbiamo una media durezza, ghiaia o crostello. Se abbiamo la roccia, ovviamente riusciamo a riflettere anche 3 volte. Questo vuol dire che quando facciamo la taratura del nostro ecoscandaglio per fare questa analisi, cerchiamo di stare sopra delle rocce. Possiamo stare anche fermi con la barca sopra le rocce, anzi meglio. Così andiamo a tarare perfettamente e mettiamo il terzo fondo che compare e scompare e sappiamo che quella è la durezza massima. Andando sulla ghiaia, sul sabbia, sul fango, vedremo man mano sparire il secondo o il terzo fondo e questo ci dirà, attenzione, stiamo pescando sul duro, sul medio o proprio sul molle, sulla sabbia, il fango. Questo va molto bene in Alto Adriatico perché l'Alto Adriatico non è tutto uniforme. Ci sono zone di crostello, ghiaia, sabbia, anche se è piatto. Va da sé che se un fondo è molto frastagliato non potrà essere fango o sabbia, sarà sicuramente roccia. Se abbiamo un fondo medio, già può essere un po' più difficile perché possiamo avere degli accumuli di ghiaia o anche fango molto compatto che comunque ci danno un certo spessore della linea rossa ma che non corrisponde sicuramente alla roccia. Se andiamo sui fondi molto molli, troviamo fondi piatti, ma anche lì ci possono essere delle vere e proprie isole di roccia, di sabbia o di fango. E vi posso assicurare che una isola di roccia piatta su un fondo di fango è sempre piena di pesce, cioè si riesce a pescare molto bene, molto di più. Qui trovate un altro video che penso possa interessarvi e ci rivediamo presto sul canale. Ciao ragazzi!